Per preparare la focaccia di Recco parto proprio dall'impasto. Nella planetaria munita di gancio metto la farina, è una farina Manitoba proprio elastica e adatta a questo tipo di preparazione. Sciolgo la dose di sale nell'acqua. Aziono la planetaria, unisco l'acqua a filo e subito dopo l'olio. Una volta che l'impasto avrà assorbito tutto l'olio, è pronto. Ecco, ci siamo. Olio leggermente il piano di lavoro, in modo da non far appiccicare il nostro impasto. Lo tolgo dalla ciotola e lo lavoro velocemente per ottenere una pallina. Avete visto quanto è lucido e liscio? Lo metto in una ciotola, anch'essa leggermente unta, e lo copro con pellicola. Lo porto a riposare per un paio d'ore in frigorifero. Per adesso mettiamo da parte il nostro impasto, prendiamo l'olio extravergine di oliva e oliamo una teglia in modo abbondante. Ho messo la mia teglia da parte e adesso parliamo dell'impasto, che è sottilissimo, dovete tirarlo molto delicatamente per non romperlo. Sarà pronto quando sarà sottile come un velo. Un trucco per non sbagliare? L'ho imparato da mia nonna quando mi insegnava a tirare la pasta dello strudel. Non tenete l'impasto con le dita, bensì reggetelo e allungatelo con i dorsi delle mani, come faccio io. Prima dividiamo l'impasto in due. Poi spolverizziamo il piano di lavoro con della farina, ci mettiamo sopra l'impasto e tiriamo l'impasto dandogli forma rettangolare. Mi infarino i dorsi delle mani e, come vi ho detto prima, tireremo la pasta, sfruttando soprattutto il peso della pasta stessa. Avete visto che le dita sono rivolte verso il basso proprio per non bucare l'impasto. Beh, mi sembra abbastanza sottile da poterlo poggiare sulla teglia. Sistemo l'impasto nella teglia ben oliata. E adesso è il momento del formaggio. In Liguria la focaccia di Recco è farcita con un formaggio particolare locale, la prescinsua, che vanta un caratteristico sapore acidulo. Tranquilli però, stracchino e crescenza andranno benissimo. Mettiamo dei bei pezzettoni, in questo modo, su tutta la superficie. Come vedete, io mi sto aiutando con un cucchiaio per spargere la crescenza su tutta la superficie. Possiamo mettere da parte la teglia e tirare l'altro pezzo di impasto. Prendiamo la teglia e ci mettiamo sopra l'altra sfoglia, così. Ora con un coltellino tagliamo via i bordi in eccesso. Perfetto, adesso faccio una specie di cornicione con tutti e due i bordi in modo da sigillarli e li porto dentro la teglia, arrotolandoli. È il momento di praticare dei piccoli forellini sulla superficie, pizzicando la pasta con le dita e aprendola leggermente. In questo modo non si gonfierà durante la cottura, perché il vapore potrà uscire. E in ultimo, spennelliamo la superficie con abbondante olio extravergine di oliva.
Porto la mia focaccia di Recco a cuocere in forno statico preriscaldato a 250 gradi per circa 15 minuti. Ed eccola qua la mia focaccia di Recco cotta e tra l'altro riposata, sono trascorsi infatti 10 minuti. È il momento quindi di impiattare. La taglio a quadrotti e la servo su un tagliere.